Salve a tutti e benvenuti al secondo episodio di KSP History. Sono Ivan, oggi andremo a vedere le prime missioni che hanno portato delle sonde verso la Luna, quindi le missioni Luna da parte sovietica e la Pioneer 4 da parte americana. Riprendiamo da dove avevamo lasciato l'altra volta, quindi dopo le missioni Sputnik, Explorer e Vanguard, e abbiamo che il presidente Eisenhower, con la National Aeronautics and Space Act, firmato il 29 luglio del 1958, fonda la NASA, cioè la National Aeronautics and Space Administration, incorporando quella che era la NACA, cioè la National Advisory Committee for Aeronautics, e alcuni settori di ricerca delle forze armate, tra cui il gruppo di Wernher von Braun. Questo perché negli Stati Uniti c'è una forte pressione ed esigenza di affrontare la sfida per la conquista dello spazio con l'Unione Sovietica e di avviare il programma per l'esplorazione umana dello spazio. La NASA quindi ha un profilo civile non militare per incoraggiare lo sviluppo della tecnologia per la scienza spaziale e conferma i programmi Explorer e Vanguard. Venne poi istituito un nuovo programma, il Pioneer, con sonde poi progettate per l'esplorazione degli altri corpi celesti. Intanto l'Unione Sovietica ha invece iniziato il programma Luna dopo i successi dello Sputnik per studiare il nostro satellite. Korolev si mise al lavoro quindi per sviluppare un nuovo razzo basato sull'R7 in grado di raggiungere la Luna e venne chiamato il Luna 8K72, che poteva accelerare fino a 400 kg di payload in orbita lunare. I primi tre tentativi fallirono per problemi legati alle vibrazioni sulla struttura del razzo, mentre il quarto, il Luna 1, fu lanciato il 2 gennaio del 1959 da Baikonur. Era una sonda sferica non troppo lontana dal modello dello Sputnik, con 5 antenne e prima di un sistema propulsivo proprio. Era programmata come la prima sonda ad essere inviata in rotta di collisione con la superficie lunare, ma per un errore di bar nello stadio superiore passò a 5.900 km di distanza. A 119.500 km dalla Terra rilasciò una nube di sodio di circa 1 kg per lo studio del comportamento dei gas nello spazio e divenne quindi per qualche minuto la prima cometa artificiale della storia visibile dall'Oceano Indiano come una nube arancione. Fu anche quindi la prima sonda a fare un sorvolo della Luna e a lasciare la sfera di influenza della Terra entrando in orbita solare, raggiungendo quindi la velocità di fuga terrestre. Aveva una serie di esperimenti con sé che furono eseguiti durante il volo. Uno scintillatore prese dei dati negli strati esterni delle fasce di Van Allen, col magnetometro a bordo dimostrò che la Luna non possedeva un campo magnetico rilevabile, e fece la prima osservazione diretta del vento solare, confermato poi dalla successiva missione del Luna 2. Effettuò la prima comunicazione radio a una distanza di 500.000 di chilometri dalla Terra ed essendo stata la prima sonda ad entrare in orbita eliocentrica venne battezzato come un nuovo pianeta di nome Mechka, che in russo vuol dire sogno. E ad oggi è ancora su un'orbita solare ellittica tra le 0,97 e le 1,3 unità astronomiche. Dal lato americano venne sviluppato il progetto Pioneer che doveva essere lanciato con dei razzi Thor-Able, ma dopo i primi fallimenti si decise di passare ad un altro tipo di razzo, lo Juno-2, ricavato dallo sviluppo dello Juno-1 che aveva lanciato l'Explorer 1 in orbita. La Pioneer 3 doveva essere la prima sonda statunitense ad effettuare un flyby della Luna ed entrare in orbita eliocentrica, ma per un malfunzionamento ai motori raggiunse una quota di 103.000 km di altezza e ricadde poi in atmosfera. Durante il suo viaggio suborbitale fu usata quindi per misurare l'intensità delle fasce di Van Allen. La missione fu quindi poi rifatta e completata dalla Pioneer 4, che prese anche lei dei dati relativi alle fasce di Van Allen che mostravano che l'intensità era ben più alta rispetto a quanto misurato prima con la Pioneer 3. E questa sonda riesce a passare a 60.000 km dalla superficie lunare, troppo lontano per permettere alla luce lunare di attivare un test su dei sensori fotoelettrici che dovevano essere usati in tandem con un apparato fotografico nelle missioni successive. Testò anche un nuovo sistema di trasmissione che lavorò perfettamente fino alla distanza di 658.000 km, cioè fino a quando le batterie al mercurio non si esaurirono, ma si stimò che poteva lavorare fino al milione di chilometri senza troppi problemi. Questo test serviva in preparazione della sonda Pioneer 5 che si sarebbe poi posizionata tra la Terra e Venere per studiare il mezzo interstellare tra i due pianeti, in ottica poi di esplorazione di altri pianeti come Venere e Marte con le missioni successive. La Pioneer 4 è stata l'unica missione lunare americana ad ottenere un successo fino al 1964 quando venne lanciata la Ranger 7. E tornando dal lato sovietico, il 12 settembre del 1959 l'Unione Sovietica lancia il Luna 2
che senza errori riesce ad impattare il giorno dopo sulla superficie lunare, diventando il primo oggetto costruito da mano umana a raggiungere la superficie di un altro corpo celeste. Questo spiazzò gli americani, che sapevano di avere dei razzi meno potenti di quelli sovietici, ma credevano di avere un sistema di guida migliore. Il Luna 2 quindi dimostrò infondate queste voci e portò gli americani nel 1960 a sviluppare il programma Ranger, che era un programma dedicato esclusivamente all'esplorazione lunare, ma che purtroppo non ebbe risultati apprezzabili fino al Ranger 7 nel 1964. Intanto i sovietici, il 4 ottobre 1959, esattamente 2 anni dopo il lancio dello Sputnik, lanciano il Luna 3 su un'orbita terrestre fortemente ellittica per una missione che ha lo scopo di fotografare il lato nascosto della Luna. Il Luna 3 passa a 6.200 km dal polo sud lunare ed effettua la prima fionda gravitazionale della storia, passando in orbita polare per effettuare le fotografie del lato nascosto della Luna, per poi ritornare in orbita polare terrestre e trasmettere i dati alle stazioni di ricevimento dell'Unione Sovietica. Montava dei pannelli solari per mantenere le batterie cariche durante la trasmissione e una serie di celle fotoelettriche per orientarsi in base alla posizione del Sole. Fu scelto per la missione un periodo in cui il lato nascosto della Luna era completamente illuminato, quindi bastò programmare la sonda affinché le celle fotoelettriche fossero rivolte verso il Sole e quindi l'apparecchiatura fotografica che si trova sul lato opposto fosse orientata verso la Luna. Inviò a terra le prime immagini mai fotografate del lato nascosto della Luna e vennero osservati 2 mari lunari che vennero chiamati Mari Moscoviense e Mari Desideri, che quest'ultimo poi fu scoperto essere composto da un mare più piccolo, il Mare Ingenii, e da numerosi crateri. Queste missioni fornirono dati preziosi per la progettazione e sviluppo di lander lunari e la tecnologia necessaria per la costruzione di sonde interplanetarie e diedero il via alla corsa per la conquista della Luna. E con questo siamo arrivati al termine dell'episodio, spero vi sia piaciuto, se volete lasciate un like e iscrivetevi al canale. Ci vediamo alla prossima puntata e un saluto a tutti. Ciao!